saluto a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vi farò vedere come realizzare una cloche con una piccola tesa laterale sulla quale applicherò un decoro iperbolico. Per questo progetto userò la lana merino oro della Tre Sfere nel colore 014. La composizione è 25% lana e 75% acrilico. La userò lavorando due fili messi insieme con l'uncinetto numero 4. Mi serviranno anche un paio di forbici, un metro, un ago da lana, due marcapunti di colore diverso e un pezzetto di rigilene più o meno di questa altezza. Adesso io questo purtroppo in commercio non lo trovo, per cui trovandolo di questa invece di altezza lo devo tagliare più o meno a metà. Se guardiamo questa diciamo struttura ci accorgiamo che ci sono all'interno, riesco a farle vedere, delle anime che sono quelle che rendono questa specie di fascetta o, diciamo semirigida. Io qua l'ho tagliato apposta per farlo vedere e l'ho tagliato apposta male perché quando io lo taglio per la lunghezza bisogna fare attenzione che non succeda appunto questo, perché queste anime che sono all'interno, queste qui sono quelle che rendono diciamo poi la tesa rigida, sono inglobate in una specie di tessitura con appunto del tessuto. Però può succedere che avvenga questo. Non è un problema perché comunque eventualmente quando scappano queste anime, in questo caso qui ne ho uscite due, ma io possibilmente mi bastano quelle che ci sono perché qua all'interno comunque una c'è ancora, eventualmente io poi le avvicino mentre inglobo e quindi non succede niente perché comunque viene nascosto attraverso la lavorazione. Questo l'ho fatto di proposito per farvi vedere, ma io di solito insomma, mi succede ormai con l'esperienza raramente. Qui ce n'è un altro pezzetto, io l'ho tagliato e come potete vedere non è uscito niente. All'interno ce ne sono due di anime rigide, una e una 2. E questa è la misura che a me serve per fare eh, le tese. Normalmente uso questa misura. Prima di dare inizio al tutorial vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete già fatto, di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e di attivare la campanella per ricevere la notifica ogni qualvolta io pubblicherò un nuovo video. Adesso possiamo dare inizio al tutorial. Iniziamo facendo un anello magico e quindi avvolgiamo il filo intorno all'indice e al medio facendo un incrocio e sul davanti con l'uncinetto passiamo sotto al primo filo, agganciamo il secondo, con una piccola torsione chiudiamo il filo di lavorazione. Questo è l'anello magico. All'interno di questo anello magico dobbiamo fare 12 mezze maglie alte. Per la prima io non faccio un'altra catenella ma alzo di pochissimo l'asola che ho sull'uncinetto e poi filo sull'uncinetto, entro dentro l'anello magico, pesco il filo, lo porto fuori, ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte e 3 insieme. Ancora una volta, filo sull'uncinetto, entro dentro l'anello magico, pesco il filo, lo porto fuori, 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme. Metto il marcapunti nella prima maglia lavorata e continuo
fino ad avere le 12 mezze maglie alte e 12. Tiro il filo corto per stringere l'anello magico. La lavorazione avviene a spirale e quindi senza la chiusura del giro. Allora tolgo il marcapunti e appunto senza fare la chiusura del giro dobbiamo raddoppiare i punti. Questi sono 12, devono diventare 24, quindi devo fare 2 mezze maglie alte in ognuna delle mezze maglie alte sottostanti. Facciamo le prime due, una e una, due. Mettiamo il marcapunti nella prima delle due. Io metto il marcapunti sempre nella prima maglia lavorata. Ci vediamo quando completo le 24 maglie alte. Scusate, mezze maglie alte. 23 e 24. E 24. Quindi ho raddoppiato i punti, prima erano 12, adesso sono 24. Togliamo il marcapunti. Io normalmente inizio, ma è una mia abitudine, non cambia niente per chi è abituato a farlo diversamente. Io inizio sempre con l'aumento, mai con la maglia singola. Ma è appunto una mia abitudine, non cambia niente. Quindi nel primo punto dove c'era il marcapunti faccio 2 mezze maglie alte che mi rappresentano l'aumento. Quindi una e una, due. Mettiamo il marcapunti nella prima delle due e adesso solo per questo tipo di lavorazione che ho scelto per questo cappello faccio una cosa diversa dal solito anche per le mie lavorazioni, che è quello di fare un aumento, una maglia singola, un aumento, una maglia singola per tutto il giro e poi man mano che si fanno gli altri giri con aumenti le maglie singole tra un aumento e l'altro poi diventano 2, poi 3, poi 4 fino a quando si raggiunge il diametro che ci interessa. Solo per questo, diciamo, giro, per questa lavorazione, io non inizio con una sola maglia singola, ma vado direttamente a farne due, quindi un aumento e 2 maglie singole, una e una, due. Quindi un aumento, 2 maglie singole, un aumento, quindi una e una, due nella stessa maglia di base e 2 maglie singole. Questo per tutto il giro. Ci vediamo alla fine di questo giro. L'ultimo aumento, quindi una e una, due, e le ultime due mezze maglie alte. Una e una, due. Ho completato anche questo giro. Togliamo il marcapunti, iniziamo un nuovo giro. Quindi facciamo l'aumento nella prima maglia dell'aumento sottostante, mettiamo il marcapunti nella prima maglia lavorata
E adesso dobbiamo fare 3 mezze maglie alte singole, e quindi una, due e tre. Un aumento, 1 e 1, 2, e 3 mezze maglie alte singole. Capiterà qualche volta che userò dire maglie alte, ma è un lapsus, non ci fate caso, perché certe volte appunto è un'abitudine, ma la lavorazione di questo cappello è esclusivamente a mezza maglia alta, almeno fino a un certo punto, dove poi diventerà mista, ma questo è un discorso che farò più avanti. Quindi la lavorazione è a mezze maglie alte. Ci vediamo alla fine di questo giro. Sono arrivata alla fine, quasi alla fine del giro. Devo fare l'ultimo aumento, e quindi 1 e 1, 2, e le ultime 3 mezze maglie alte. 1, 2 e 3. Adesso io continuerò per un tot numero di giri fino a quando la circonferenza, cioè scusate, il diametro sarà di 16 centimetri, e precisamente facendo ogni volta una maglia in più fra un aumento e l'altro. In questo giro abbiamo fatto un aumento e 3 maglie singole fra un aumento e l'altro, il prossimo giro saranno 4 le maglie singole, e poi saranno 5, poi saranno 6, 7, 8, fino a quando, questo sempre fra un gruppo di aumenti e l'altro, non ce lo dimentichiamo, fino a quando io poi otterrò un diametro di 16 centimetri, che per questo lavoro sono più che sufficienti, in quanto non sarà una cloche chiusa che avvolge completamente la testa, ma da un lato avrà una apertura, diciamola, più che apertura, è una piccola tesa, per cui il lavoro in quel momento si allarga un po', quindi andando oltre i 16 centimetri poi diventerebbe troppo grande. Quindi io adesso proseguo il lavoro e ci vediamo quando avrò raggiunto i 16 centimetri di diametro. Allora, ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Il totale dei punti sono 80, quindi abbiamo 80 mezze maglie alte. Quindi adesso il lavoro proseguirà per 7-8 giri, vediamo poi quello sarò più precisa, senza fare più aumenti. Prendendo la misura, orientativamente io sono intorno ai 16 centimetri, diciamo, perché tende un pochino a 15 e mezzo, 16, ma è più che sufficiente, perché come ripeto questa cloche non sarà chiusa tutta intorno alla circonferenza della testa, ma avrà un lato aperto, per cui poi se no sarebbe troppo larga. Quindi adesso io procedo con lavorare. Qui abbiamo fatto eh, l'ultimo giro con le due mezze maglie alte, più 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi sono un totale di 80 maglie, mezze maglie alte. Adesso faccio vedere solo l'inizio, ma questo insomma si è capito, è molto semplice. Non si devono fare più aumenti, si deve soltanto marcare col marcapunti l'inizio del giro, e quindi dove c'erano i due aumenti invece si deve fare una maglia alta, mezza maglia alta. Scusate se ogni tanto io mi scappa la maglia alta. Allora,
Ne ho lavorati due per comodità, ma è sempre nella prima maglia che io metto il marcapunti. Dopodiché si devono fare 7 o 8 giri, questo poi lo vedrò, eh, perché ogni filato, seppur della stessa casa, della stessa diciamo marca, ha uno spessore differente. Quindi siccome io questo è la prima volta che lo uso, questo colore, devo vedere se saranno sufficienti. Nel frattempo io sto facendo vedere che sto andando avanti senza fare aumenti, se saranno sufficienti 7 giri oppure ce ne vorranno 8, perché poi il motivo cambia. Quindi ci vediamo quando io avrò fatto questi 7 o 8 giri senza aumenti. Allora, praticamente adesso, dopo che io avevo fatto la parte, diciamo, dell'ampiezza della cloche, i famosi 16 centimetri di diametro, poi ho fatto 8 giri, vediamo se riesco a fare vedere dov'è il giro con gli aumenti. Comunque ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi qua ci sono sicuramente gli aumenti, esatto, qui ce n'è uno. Quindi fino a qui ho fatto aumenti, poi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da questo momento in poi cambia la lavorazione del cappello e precisamente. Fino adesso il marcapunti arancione segnava l'inizio e la fine del giro. Invece, da questo momento in poi, l'inizio e la fine del giro verrà spostata di 17 punti. Ehm, Siccome, giusto per seguire una logica, ho sempre lavorato, usato il marcapunti arancione per segnare la fine e l'inizio del giro, invece adesso userò quello verde per iniziare invece, eh, che mi segnerà soltanto dove io ehm, sto iniziando questa fase diversa dal resto del cappello, che è la fase della piccola tesa. Allora, io dovrò lavorare su 17 maglie. Nella prima eh, lavorerò un aumento. 1, scusa, ho una visibilità un po' scarsa. Un attimino, ecco. Quindi 1 e 2. Quindi un aumento costituito da due maglie, da due mezze maglie e dove è finito? Dentro il cappello. E quindi segno la prima maglia di questo aumento. Dopodiché, per una comodità, considerando che questo è il primo punto, io ne devo contare 17, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Nella 18ª maglia metto il marcapunti arancione, perché io praticamente l'inizio e fine giro poi lo farò partire e finire qui. Allora, in queste 17 maglie io dovrò lavorare un aumento e una maglia singola fino alla fine. Questa la faccio vedere tutta e quindi adesso devo fare la maglia singola, poi l'aumento, quindi due maglie insieme, poi una maglia singola, un attimo tiro il filo, eh, adesso un aumento, ora una maglia singola, un aumento,
una maglia singola, un aumento, una maglia singola, un aumento, una maglia singola, un aumento, una maglia singola, un aumento, una maglia singola e terminiamo con un aumento nel punto che è rimasto prima del marcapunti arancione. Quindi qui ci va l'aumento. In pratica su queste 17 maglie io ho lavorato un aumento e una maglia singola per tutte, diciamo, in queste 17 maglie e ho iniziato con un aumento e ho finito con un aumento. In totale queste maglie sono 26, quindi sono diventate da 17 e sono passate a 26 e resteranno sempre 26 per altri 4-5 giri. Quindi aumenti in questa parte qui, compresa fra il marcapunti verde e quello arancione, praticamente saranno sempre 26. Quindi verranno lavorate una sopra l'altra, una dentro l'altra, senza mai fare più aumenti. Adesso sui 63 punti rimanenti, perché erano 80, quindi meno 17, sono 63, cominciando proprio da dove c'è il marcapunti, farò quindi 63 maglie basse, però il primo giro lo prendo in costa dietro, quindi non prendo tutte e due le asole, ma prendo soltanto l'asola quella dietro e quindi segno con il marcapunti e per tutto il giro devo fare una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti, ma presa in costa dietro, in costa retro. Ne faccio vedere un paio, ma ovviamente adesso continuo a telecamera spenta. Ricapitolando, allora, ehm, ho cominciato nel tratto precedente alcuni punti bassi presi però in costa retro. Il totale di questi punti bassi è 63 maglie, quindi io le ho fatte tutte 63. Sono arrivata a fare la 63esima, dopodiché ehm, ho fatto 26 maglie, 26 mezze maglie alte, ognuna sopra le maglie alte sottostanti che nel giro precedente erano costituite in pratica da una mente e una maglia bassa, una mente e una maglia bassa fino a ricoprire 17 punti e avevo terminato con un aumento. Quindi queste maglie in totale sono diventate 26 e qui le ho lavorate tutte e 26. Arrivata a questo punto inizia un nuovo giro perché il marcapunti arancione mi segna l'inizio di un nuovo giro. Fatta l'ultima, la 26esima mezza maglia alta, adesso invece devo andare a fare le 63 maglie basse, però questa volta prese in maniera normale, entrando l'uncinetto in tutte e due le asole. La prima la segniamo perché il marcapunti arancione, lo ricordo, segna l'inizio e la fine del giro e quindi del cappello. Questo è soltanto un promemoria di distacco fra l'ultima maglia bassa e la prima e mezza maglia alta, è soltanto un, un promemoria. Quindi questa è la prima, ne devo fare 63, quindi ne faccio vedere giusto 3-4. Dopodiché
così. Ci vediamo quando io avrò fatto un totale di 5 giri e precisamente, perché sono uguali, non per altro, e precisamente 63 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Togliendo il marcapunti e poi rimettendolo, 26 mezze maglie alte, e questo per un totale di 5 giri. Due li abbiamo già fatti, il primo è quello con gli aumenti, il secondo è quello senza aumenti, e qua si vede pure, il primo è quello preso in costa retro, il secondo è preso in maniera normale. Devo fare altri 3 giri, dopodiché ci vediamo. Allora, mi sono resa conto che questo filato, cioè di questo colore, io questo cappello l'ho già realizzato sempre con lo stesso filato, ma di altri colori, ne ho già realizzati diversi. In questo color tortora non lo avevo mai realizzato. Mi rendo conto che pur essendo lo stesso filato, lana merino oro, non tutti i colori hanno lo stesso calibro. Per esempio il bordeaux è leggermente più spesso, lo stesso anche mi sembra il blu, insomma, è una cosa minima, ma io poi me ne accorgo durante la lavorazione, quindi ho deciso di cambiare, modificare questo schema di lavoro. Avevo detto che non avrei fatto più aumenti lungo queste 26 maglie, ma mi sono resa conto, quindi l'ho dovuto disfare un paio di giri, che questa, chiamiamola piccola tesa, che poi dovrà stare un po' sollevata, ha bisogno ancora di qualche aumento, perché se no rimane troppo appiattita e non dà l'effetto che è quello che io, diciamo, voglio realizzare. Allora, in questo caso voglio aumentare di 4 maglie, quindi le voglio portare queste maglie da 26 a 33 e lo faccio in questa maniera. Allora, il marcapunti verde, come abbiamo detto, segna la prima mezza maglia alta. Qui io farò il primo dei 4 aumenti e quindi 1 e 1, 2 e metto il marcapunti nel primo punto. Poi faccio 7 maglie singole, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi faccio un altro aumento, 1 e 1, 2. Poi lavoro 8 maglie singole e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un altro aumento, quindi 1 e 1, 2. Poi, come dall'altro lato, in modo speculare, 7 maglie singole, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e nell'ultima mezza maglia alta faccio un aumento. Quindi ho fatto 4 aumenti e quindi queste mezze maglie alte sono diventate
sono diventate, da 26 sono diventate a 30. Ci sono 4 aumenti, uno all'inizio, uno alla fine e poi due sono ehm, uno qui e un altro qui. Quindi mi ripeto, un aumento, 7 maglie singole, un aumento, 8 maglie singole centrali, un aumento, 7 maglie singole, un aumento. Quindi sono diventati 30, non sono più 26. Adesso io continuo a lavorare, sempre uguale qui a maglia bassa, tutto il giro, e poi farò, continuerò perché questo, come ripeto, non è nell'inizio né alla fine del giro, è solo per distinguere le maglie basse dalle mezze maglie alte, perché può capitare che si ci confonde. Quindi adesso faccio io tutto il giro, la maglia bassa fino a qui, poi faccio le 30 mezze maglie alte e ci vediamo quando arrivo alla fine di tutto il giro, che è quello segnato con il marcapunti arancione. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri, anche qui sono 6 giri, di cui il primo c'ha gli aumenti, il secondo, il terzo e il quarto non hanno aumenti, il quinto ho fatto una modifica a quello che è diciamo, il progetto originale e ho inserito altri 4 aumenti e poi ho fatto un giro e sono 6 giri senza aumenti sulle 30 maglie. Adesso io devo inserire in questo pezzo il rigilene perché questo è quello che farà stare la tesa, questa piccola tesa, rigida e sollevata. Allora, come facciamo? Togliamo il marcapunti, filo sull'uncinetto, mentre entriamo l'uncinetto ecco fatto. Adesso un po' di attenzione la dobbiamo mettere qui. Allora, questo è il rigilene. Io lo poggio praticamente lasciando un po' di spazio fuori perché poi a tagliare ci siamo sempre. Allora, adesso io devo inglobare il rigilene, ma lo devo inglobare a punto basso, quindi il mezzo punto alto adesso non si lavora più e quindi entro in quello che è il punto alto, il mezzo punto alto sottostante, esco il filo, mi viene un poco male, vediamo se riesco. Non fate caso che escono questi, perché siccome io ho dovuto tagliare per la lunghezza, il rigilene tende a sfilacciarsi, ma questo non è un problema. Ecco fatto, questo è il primo punto basso. Poi il secondo. Mettiamo il marcapunti giusto per ricordarci dove che stiamo, da dove siamo partiti. Quindi questo resta un po' fuori. Adesso questo io me lo metto lungo, me lo porto appresso in questa maniera. Dobbiamo fare 30 punti, quindi 2 li ho fatti. 3, anche se sembra che si piega e si attorciglia, poi lo sistemiamo con le mani dopo. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 30. Allora, ovviamente ne avevo un pezzo già troppo lungo, ma ora poi lo taglieremo. Questo momentaneamente lasciamolo così lungo. Ora questo dobbiamo allargarlo ben bene con le mani. Non fate caso che si intravede il rigilene perché poi ci dobbiamo ripassare adesso io qua continuo a punto basso, senza rigilene. Quando arriverò qui, poi vi faccio vedere come fare per appunto nascondere il fatto che si intravede, perché questa comunque deve essere abbastanza tirante questa. Io ovviamente adesso che stacco la telecamera lo provo nel manichino di polisterolo. Purtroppo l'inquadratura del manichino non riesco a farla perché è troppo alto. Allora, intanto io me la misuro in modo che sono sicura dove devo tagliare, magari momentaneamente ne taglio qualcosa in più. E poi intanto adesso comunque lo taglio provvisoriamente un po' più lungo. Poi come faccio per continuare? Levo il marcapunti, facciamo finta che già io lo abbia tagliato, non lo faccio perché devo misurare fuori dalla telecamera, ripeto, e No, facciamo una cosa invece. Metto pausa, faccio questa verifica, dopodiché lo taglio e faccio vedere come continuo senza inglobare il pezzettino. Allora, ho fatto le dovute prove sul manichino, purtroppo queste non le posso fare vedere, ma comunque si vede anche da qui che è abbastanza, questa curva è abbastanza ampia. Allora, prima di tagliare a filo il rigilene, sia di qua che di qua, io di qua comunque già un pezzetto l'ho tolto, dobbiamo continuare il nostro giro a punto basso, saltando il rigilene. Faccio vedere solo qualche passaggio e poi arrivo dall'altro lato. Ecco fatto, dunque. Togliamo il marcapunti momentaneamente. Io non inglobo più il rigilene, prendo il punto e lo lavoro lasciando il rigilene per conto suo, quel pezzettino.
mettiamo il marcapunti e lavoro tutto il resto del cappello a punto basso, senza tener conto di quel pezzetto di rigilene. Quindi lavorare normalmente a punto basso. Appena arrivo dall'altro lato, i famosi 63 punti, già vedi che il rigilene me lo sono lasciato dietro, quindi ci vediamo appena io arrivo dall'altro lato. Allora, ho fatto tutto il giro a punto basso e sono arrivata in prossimità del marcapunti azzurro. Devo fare ancora l'ultimo punto basso dove non c'entra il rigilene, e se guardiamo, questo un attimo lo sfilo, se guardiamo attentamente il punto, il marcapunti azzurro ha sempre rappresentato il primo punto di ehm, di questa piccola tesa. Girandolo un po' di dietro si vede che in questo punto è incorporato il rigilene. Adesso bisogna fare un'operazione. Io l'occorrente che serviva per fare questo cappello ho dimenticato di inserire che serve un po' di colla universale. E c'avevo anche un altro, vediamo dov'è. Vabbè, vediamo un pochettino. Mi manca una cosa, un attimo di pazienza, un attimo. Mi mancava questo ex ago tirafettucce, perché siccome si è rotto io lo utilizzo per altri scopi, e ora faccio vedere come. Allora, intanto togliamo questo marcapunti che adesso non servirà più. Io adesso devo tagliare questa eccedenza di rigilene. Più o meno, la tagliamo. Esatto. Tagliato questo pezzettino di rigilene, cominciamo da qui, facciamo la seguente. Un attimino che apro la colla, l'uncinetto un attimo lo levo perché mi dà un po' di impiccio. Con la punta di questo ex tirafettuccia io prendo un po' di colla, un attimo chiudiamo il tappo per garanzia e faccio la seguente. Dunque, questo è il rigilene, non si deve vedere ovviamente, però se io lo lascio, chiamiamo libero, prima o poi punge. Allora cosa faccio io? Mi tiro un pochino indietro i punti, me li raggruppo poco poco indietro, così, un pochino, non tanto. Qua anche se è uscito fuori l'anima del riginello non ha importanza, facendo attenzione a non prendere altre parti del cappello, passiamo un po' di colla, un pochino di colla, non è necessario tantissima, però insomma dai lati, di sotto, un po' di colla la dobbiamo passare. Forse è pochina, vediamo un po', ne prendo un altro pochino. Ecco, fatto. Scusate, ma sono operazioni che non vengono molto bene con... Allora, un pochino di colla sopra e sotto. Dopodiché
con il dito, facendo attenzione che comunque non si sporca il resto del cappello, quindi tiriamocelo davanti, con il dito io spingo fino ad entrare dentro tutti i punti, tiro un po' così, il rigilene. Quindi sia di qua che poi anche di qua lo spingo, magari faccio così così riesco a farlo meglio, in modo che si possa coprire completamente, spingendolo il più possibile. Infatti adesso non si vede più. Aspettiamo 2 secondi un po' che la colla asciuga, diciamo, e prima di tagliare di fare la stessa operazione dall'altro lato, approfittiamo per andare avanti con il lavoro. E il lavoro come va avanti? Rimettiamo l'uncinetto e siamo in questa posizione. Non dobbiamo guardare le asole, ma passando al di sotto del punto dobbiamo fare, magari aiutandoci un po' col pollice quando non gira, un giro di punto basso ma preso alla base, perché deve coprire gli inestetismi che ci sono, man mano li troviamo comunque, del rigilene che si intravede. E quindi dobbiamo fare dei punti bassi però presi anziché nella normale asola come si fa, ma li dobbiamo prendere alla base del punto. Non serve più il marcapunti perché abbiamo finito di lavorare praticamente, quasi. Quindi facciamo questa operazione di, magari non andiamo proprio molto stretti a fare questo lavoro, di prendere i punti bassi alla base del punto alto, aiutandosi magari leggermente ad aggiustarli un po' con le mani. Quindi questi sono i famosi 30 punti, però saranno presi alla base. Questi siccome sono passaggi un pochino, però non ho paura che non ci arrivo col tempo, quindi comunque appena arrivo a questa altezza ci vediamo. Allora, sono rimasti gli ultimi 3 punti. E poco fa, come al solito, mi sono sbagliato, ho detto punto alto, ma questo giro, diciamo, eh, che è al di sotto di quest'altro è sempre punto basso. Allora, ne sono rimasti precisamente 3, sempre preso un attimo perché ero fuori inquadratura, sempre preso sotto, lavorato morbido, questo è il penultimo e questo è l'ultimo perché è quello che, se guardiamo di dietro, è inglobato nel rigilene. Allora, un attimo perché qua questo lo devo rifare. Allora, vediamo un pochino. Sì, questo è il penultimo e questo è l'ultimo. Togliamo un attimo l'uncinetto. Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altro lato, praticamente. Mi giro così che mi viene un po' meglio fare vedere che adesso io devo tagliare questo pezzettino che sporge, e quindi attenzione a non prendere il filo. Esatto, come prima, però mi viene meglio così.
Cosa devo fare? Tiro fuori spingendo i punti un po' indietro, arricciandoli, e devo mettere la colla come prima. Preferisco, anziché metterla direttamente per non macchiare, prenderla direttamente con questo ex tirafettucce, magari fatto in un paio di volte anziché in una sola, ma preferisco farlo così. Allora, lo stesso sotto, insomma, un pochino di colla. Questa è poca, onestamente, ce ne vuole un altro pochino. Ecco, ne ho presa un po' di più. Chiudiamo il tappo e passiamola. Ogni tanto vado fuori inquadratura, comunque. Ben bene, sopra, sotto, dai lati, per un centimetro e mezzo, non di più. Dopodiché, come abbiamo fatto prima, qua sono sul dietro del lavoro, facciamolo meglio prima sul davanti. Lo dobbiamo spingere dentro i punti il più possibile, magari tirandoli un po' in avanti. Giriamo così, facciamo vedere il dietro. Ah, ecco perché mi dava fastidio, non ho tolto il marcapunti, quindi mi dava un po' fastidio. Bisogna entrarlo tutto tirando i punti perché la colla fa presa. Non è attack, mi raccomando, colla per tessuti che non è immediata la presa, perché dobbiamo comunque coprirli i punti, esatto, bisogna nasconderlo fra i punti. Ecco, non si vede né davanti né di dietro, quindi sistemandolo un po' con le mani, insomma, cerchiamo di tenerlo un pochino con le dita, ma giusto un, giusto un pochino. Avevo deciso di fermarmi qui, però siccome sempre questo filato è troppo sottile, ho deciso di fare un ulteriore giro di punti bassi, presi però ehm, allora, qual è adesso il primo? Il primo è questo qua. Quindi faccio un altro giro a punto basso. Se non sbaglio li sto prendendo giusti. Non vorrei prenderne uno in più. No. Andiamo giusto. Sì. Voglio fare un altro giro di punto basso e quindi la chiusura anziché farla qui la faccio dall'altro lato, ci vediamo più avanti. Allora sono arrivata alla fine del giro, mi mancherebbero gli ultimi due punti bassi, io ne lavoro ancora uno, invece quello accanto non lo lavoro, nel senso che non faccio nemmeno il punto bassissimo. Ho già tagliato il filo, lo sfilo e poi prendendo un ago da lana creo un punto diciamo invisibile e saltando il punto basso entro da dietro del punto accanto che sarebbe il primo punto basso preso alla base del punto, entro con l'ago. Quindi entro con l'ago e
coprendo un poco il punto che non ho lavorato, entro nel punto accanto, nel centro del punto accanto, esco di dietro e ho creato una chiusura quasi invisibile, perché sempre lo scalino ovviamente c'è, visto che si lavora, però in questa maniera io non ho fatto come si dice, il punto bassissimo, ho preferito fare direttamente, saltando un punto, una chiusura che mi viene più o meno, eh, insomma, non eccessivamente, che poi comunque nell'assieme non si vede. Dopodiché all'interno della lavorazione vado a chiudere entrando il filo in questo modo, il filo in eccesso, magari per sicurezza ne faccio un'altra passata scendendo nel rigo inferiore, scusate così si vede meglio, e passandolo nell'altra riga di sotto, così. Dice due è meglio di uno. Sistemiamolo un po' con le dita in modo che non si nota. Qui abbiamo chiuso. Dopodiché finalmente il cappello è finito e tagliamo il filo in eccesso. Allora, il cappello è finito, come si può vedere qui c'è la piccola tesa che sta rigida, adesso io dovrei farvelo vedere nella testina, ma non mi entra l'inquadratura, perché questo avvolge tutta la testa e questa piccola tesa invece sta sollevata. Adesso poi io farò un decoro iperbolico, vi spiego come farlo e ve lo faccio vedere ovviamente, che poi verrà adagiato lungo questa piccola tesa. Quindi il cappello è finito, adesso vedo se riesco a fare un'inquadratura sulla testina, anche se esco fuori da quello che è il campo e quindi si vedrà un po' di arredamento, ma insomma va bene uguale, ecco. Per il momento, eh, è finito questo video tutorial. Manca solo il video tutorial dell'applicazione che adesso la comincerò. Allora, questo è il cappello finito senza il decoro iperbolico che farò in un secondo momento. L'ho indossato, cioè l'ho messo nel mio manichino, che chi mi conosce sa che le mie fotografie sono tutte fatte al manichino, diciamo, chiamiamole con sembianze umane. E quindi magari giro poco poco la testa in modo che si possa vedere. Questa è la piccola tesa, lungo la quale io qui poi metterò il decoro iperbolico. Come vedete è un cappello che in tutta questa parte aderisce perfettamente, diciamo, alla testa, invece da questo lato qua c'è questa piccola tesa, ma rigida, perché c'è quel pezzettino di rigilene, e quindi ha questo effetto un po' sbarazzino, un po' come quasi un cappello con visiera ma messo di lato, ma non è un cappello con visiera perché la sua creazione non permette che possa essere messo sulla fronte, perché è fatto appunto in questo modo particolare, non è fatto in giri di andata e ritorno dove è perfettamente uguale alla visiera, non è una visiera, è una piccola tesa laterale. Ovviamente questa poi si potrà spostare quando ci sarà l'applicazione montata, ve lo farò vedere come si può indossare. Intanto questo serve soltanto per fare, vediamo se riesco a farla vedere, ecco, così riesco a farla vedere meglio, come riesce a stare con quella lavorazione particolare e con il pezzettino di rigilene, come riesce a stare distaccata dal viso.
E con questo è tutto per il momento. Adesso iniziamo invece quello che sarà il decoro iperbolico da cucire alla piccola tesa del cappello. E allora dovrò fare 35 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33, 34 e 35. Tornando indietro dobbiamo fare 34 maglie basse e quindi una, due, tre. Ci vediamo quando arrivo a completare tutte le 34 maglie basse. 31, 32, 33 e 34. 34 maglie basse. Quindi abbiamo fatto una striscia, una riga su 35 catenelle in partenza, una per girare, abbiamo fatto 34 maglie basse. Adesso questa applicazione si fa in giri di andata e ritorno. Il prossimo giro facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e altre 2 nella stessa maglia di base, da dove si sono generate le 3 catenelle. Quindi queste sono tutte maglie alte. Questa è la seconda perché la prima l'abbiamo sostituita dalle 3 catenelle. Nel primo punto, in ogni punto a seguire dobbiamo fare sempre 3 maglie alte. Ne faccio vedere un altro gruppo, dopodiché ci vediamo alla fine. Quindi allora 1, 2 e 3. Devo continuare fino ad arrivare all'ultimo punto e, come ripeto, ogni punto bisogna lavorare 3 maglie alte. Io adesso, nel frattempo che metto la pausa, nascondo le codine attraverso questi punti, perché poi man mano che gira mi viene più facile così. Quindi ci vediamo quando finisco tutta la riga. Allora, in ogni punto basso ho lavorato 3 maglie alte, quindi ho fatto, e già si vede come si arriccia questo pezzo di decoro. Adesso, sempre facendo le 3 catenelle per iniziare, diciamo, la prima maglia bassa, volto il lavoro e ne faccio un'altra sola, sempre nel punto da cui sono state generate le 3 catenelle. Adesso per ogni maglia, quindi proprio per ogni maglia alta, ne dobbiamo fare 2, quindi una e 2, una e 2, e così per ogni maglia che ci ritroviamo dobbiamo fare 2 maglie alte. Quando arrivo alla fine di tutto il giro, ci vediamo. Allora, ho finito anche questa riga dove invece le maglie alte sono 2 per ogni maglia sottostante. Di nuovo 3 catenelle, voltiamo il lavoro ancora una volta e adesso su ogni maglia
sottostante lavoriamo solo una maglia alta. E solo nel primo caso, per non lasciare lo spazio, perché dovrei andare qui, solo per il primo giro ne faccio due, ma solamente per averle vicine e non creare quello spazio antiestetico. Ma poi da ora in poi saranno una per ogni maglia sottostante, quindi dovrò fare tutte maglie alte singole fino alla fine di tutta la riga. In questo modo ne faccio un'altra e così via. Infatti è soltanto una, solo qui, ma per non lasciare troppo spazio che faceva il buco, tanto non incide un punto in più. Quindi in ognuna delle maglie alte sottostante dobbiamo fare una maglia alta. Ci vediamo quando finisco tutta la riga. Allora, adesso praticamente ho finito il giro dove il punto alto è singolo in ognuno dei punti alti sottostanti. Dopodiché dobbiamo fare l'ultimo giro, voltiamo il lavoro senza fare la catenella e dobbiamo fare in ogni maglia sottostante un punto basso. Quindi 1, 2, 3. Oh, scusate, ho urtato con l'uncinetto il telefono. Quindi un punto basso in ognuna delle maglie alte sottostanti per tutta la lunghezza. Ci vediamo quando finisco il giro tutto a punto basso. Ecco, sono arrivata a completare tutta la riga a maglia bassa, dopodiché abbiamo terminato, quindi lascio un po' di filo lungo che mi serve per poi cucire il, il cappello scusate, la decorazione l'applicazione al cappello. Ecco, questo più che sufficiente. E ricapitolando questo, diciamo, freeform, che così per ora è veramente senza forma, adesso io prima di appuntarlo al cappello, che lo farò però col manichino di polisterolo, prima gli darò una forma vi farò vedere come, però per il momento faccio un riepilogo soltanto per dire che ho iniziato con 35 catenelle, ho fatto 34 maglie basse, in ognuna delle maglie basse ho fatto 3 maglie alte, sempre girando il lavoro ogni volta che finivo la riga, poi 2 maglie basse in ognuna scusate, 2 maglie alte in ognuna delle maglie alte sottostanti e poi una maglia alta in ognuna delle maglie alte sottostanti per finire poi con una maglia bassa in ognuna delle maglie alte sottostanti. Quindi questo è il lavoro, diciamo, l'applicazione che io adesso devo dare una forma prima di appuntarla con gli spilli e poi cucirla. Quindi vi faccio vedere come si deve fare. Adesso così non ha nessuna forma. Tenendo sulla sinistra il filo che abbiamo finito il lavoro, io devo dare una forma per poterlo poi adagiare sulla piccola tesa e quindi faccio in questo modo. Ovviamente questo è un freeform, non verranno mai anche a me stessa uguali e identiche queste applicazioni perché sono libere e sono in movimento.
però orientativamente io attorciglio un poco questi qui, intanto su un piano lo sto facendo, no? Per dare questa forma, guardate quello che faccio io con le mani, più o meno, eh. Questa poi io la sistemo quando l'appunterò, però intanto gli devo dare questa forma con queste specie di giravolte, così più o meno, qua che forma questo. Ovviamente quando poi saranno messe a puntate si aggiustano meglio, però intanto la prima forma gliela devo dare con queste due lunghe. Questa è un po' attorcigliata, questa e questa invece messe così, quindi sono 1 e 2, e poi questa che gira verso se stessa. Poi questo filo servirà per cucire, appuntare, insomma, no, appuntare con gli spigli, ma cucire. Questa è la forma più o meno che deve avere, quindi girando così, poi delle giravolte così, e poi girando su se stessa così. Perché questo? Perché io adesso prendo il cappello, momentaneamente lo metto solo in questo modo, e questa andrà messa per così. Ovviamente per ora io non la posso appuntare, perché se non ho la testina di polisterolo gli spilli non mi viene bene, però poi questo è quello che sarà il risultato finale, anzi leggermente un po' più avanti, solo per darvi l'idea. Adesso io questa operazione la devo fare sul manichino di polisterolo, quindi intanto stacco, mi organizzo per fare una ripresa decente, presa dall'alto, perché il manichino purtroppo è troppo grande per essere messo sotto con questo tipo di attrezzatura che ho adesso. Quindi vediamo come mi posso organizzare per farlo vedere, per fare vedere come si appunta e poi come si cuce. Per il momento questo è quello che io intendevo dire quando parlavo di questo tipo di applicazione freeform iperbolica. Quindi adesso la sposto. Questo è, abbiamo detto, il cappello che già è terminato, aspetta solo di avere messa la sua applicazione. Togliamo questo un attimo, riguardatevi i passaggi, perché questa bisogna prepararla prima di poggiarla sulla testina di polisterolo, e quindi deve fare un primo giro così. Poi se invece di essere così è un po' più aperto, questo voglio dire sono modelli unici, non sono schemi che si possono seguire, però orientativamente deve fare queste due, quindi una e due, e gli altri due sono a volte su se stessi, qui e qui. Quindi a più tardi, quando riesco a trovare il modo di poterla appuntare, ve la faccio vedere. Allora, questa è la testina di polistirolo che io uso per fare i miei lavori, soprattutto quando devo puntare gli spilli per le applicazioni. Io ho già appuntato con gli spilli l'applicazione, purtroppo non ho potuto farlo con un video, perché le attrezzature, è molto ingombrante questa testina, e quindi con le attrezzature che ho non si riesce bene a prendere l'inquadratura, perché ho bisogno di tutte e due le mani. In questo momento invece io con una mano tengo il telefono e l'altra muovo diciamo la testina.
più o meno ho rispettato quelle che vi ho fatto vedere come ehm, posata su un piano, ovviamente messa nella testina, poi qualche correzione si deve fare eh, a piacere proprio, però ho rispettato un po' quello che è queste giravolte, questa che gira così, quest'altra che gira così, la terza che gira e poi l'unica modifica che ho fatto qua che anziché lasciarlo piatto e questo che gira su se stesso un po' di più, ho preferito dare un pochino di movimento puntando uno spillo così e facendo questo movimento, tirandomi un pochino la lavorazione e puntando un altro spillo, in modo che anche visto di dietro ha un effetto più piacevole. La posizione è questa, nel dietro si vedrà questo spazio dove finisce la piccola tesa e inizia la lavorazione a maglia bassa, invece sul davanti si vede solo la lavorazione a maglia bassa. Io adesso andrò a cucire questa applicazione, sempre purtroppo fuori dalle telecamere, con il filo, questo qui che ho lasciato lungo, e lo farò praticamente cucendo l'applicazione al cappello lungo la parte dove si arriccia questo tratto iperbolico, questo pezzo di iperbolico nelle maglie basse con cui abbiamo iniziato appunto questa applicazione. Poi passo a quest'altra, dentro ci sono, non so se riesco a farle vedere, vediamo un pochino, sì, ecco, qui ci sono le maglie basse e quindi quando si è passati col lago qua, attraverso queste maglie basse, cuciamole al cappello, lo stesso qua dentro, eccole qua, le maglie basse, quindi attraverso queste cuciamo il cappello, lo stesso qui, le maglie basse, lo stesso qui, insomma, fino ad arrivare al centro dove già io qua ho puntato l'altro spillo. Dopo aver fatto questa operazione che quindi permette che l'applicazione sia cucita, dovrò fare, altrimenti cascano in avanti queste, un puntino lo devo prendere qui, un altro dove c'è questo spillo, un altro dove c'è questo spillo e un altro dove c'è questo spillo, in modo che queste parti qui non cadano in avanti, cosa che invece non è necessaria farlo qui perché poggiano sulla piccola tesa, quella diciamo che sta sollevata dalla guancia, no? La piccola tesa. Quando avrò fatto la cucitura poi lo farò vedere indossato al manichino, quello diciamolo ufficiale, non questo ufficioso che è da lavoro. Spero di essere stata chiara, purtroppo non ho potuto fare far vedere come ho attaccato, mentre, non come, perché questo ve lo sto facendo vedere adesso, ma mentre attaccavo, però insomma, non è una cosa complicata, perché prima eh, si adagia sulla tesa e poi con le mani un pochino, una prende gli spilli e dov'è il punto giusto, anche qua per esempio in questo momento poi io la devo sistemare un pochino anche questa. Questo poi è a gusto proprio perché non è che deve essere proprio una copia identica, non esistono, le applicazioni rendono un modello unico, a meno che non è un fiore, a meno che non è una cosa diciamo già standard, un'applicazione appunto come può essere un fiore, quella si mette ed è uguale per tutti. Questo tipo di applicazioni invece lasciano molto spazio alla fantasia. Niente, questo era quello che volevo farvi vedere e soprattutto spiegare e basta, adesso io lo cucio, dopodiché appena è cucito ve lo faccio vedere finito.
Ecco il cappello finito, cucito e indossato da un manichino decente. Piano piano faccio vedere tutto, così, tanto la testa gira. Questa piccola ondina. Questa deve proprio stare così, poi con la testa starà sollevata. Quindi questo nei particolari è l'applicazione che io ho già cucito. La particolarità di questo cappello comunque sta anche nel fatto che si può indossare anche in altro modo, e cioè con l'applicazione messa dall'altro lato della guancia, che forma diciamo, questo disegno. Adesso lo giro e forma questo, visto dal di dietro, messo ehm, dall'altro lato, sia dalla guancia destra sia dalla guancia sinistra, ehm, come meglio si preferisce, anche se il cappello nasce eh, come l'ho messo prima. Il cappello è finito.